OGS ha un po' ereditato una tradizione che è iniziata alla fine degli anni 70 dall'Università di Trieste, il Dipartimento di Biologia allora dell'Università di Trieste, è stata poi ereditata dal Laboratorio di Biologia Marina e quando il Laboratorio di Biologia Marina ha smesso le proprie attività, OGS ha raccolto questa eredità preziosa di campionamento in un sito fisso situato davanti al castello di Miramare. Qual è l'obiettivo di questo studio? È cercare di avere informazioni che ci possano descrivere i cambiamenti della biodiversità in mare, biodiversità plantonica e biodiversità bentonica. È importantissimo conoscere quali sono le specie presenti e come queste specie si modifichino nel tempo in relazione alla loro variabilità stagionale, ma anche in relazione ai cambiamenti dell'ambiente che possono incidere sulla composizione delle specie, cioè su quante specie ci sono e su quali specie ci sono, ma ci consentono anche di vedere se ci sono ingressioni di quelle che noi chiamiamo specie aliene. Per sapere se una specie è aliena o meno, noi dobbiamo conoscere qual è la realtà del nostro territorio e conoscere quello che avviene in mare è un pochino più difficile che sulla terra perché dobbiamo raccogliere l'acqua e guardare quello che c'è dentro. Ecco, noi ci siamo prefissi questo obiettivo di portare avanti questa lunga serie temporale. Ricordo che è una serie tra le pochissime che abbiamo in Italia. Soltanto nel Golfo di Napoli la stazione zoologica Anton Dorn segue un campionamento e una raccolta di dati come noi, per cui diciamo siamo i due baluardi, uno in Adriatico e l'altro in Tirreno, che controllano quello che succede in mare. Noi guardiamo tantissime cose, guardiamo la temperatura che è un parametro importante, visto che siamo in mare controlliamo la salinità perché ci dice quali sono gli apporti di acque dolci e quant'altro. Controlliamo la disponibilità di sali nutritivi, che sono quegli elementi necessari affinché le cellule possano svolgere le loro attività. Oltre a questo, controlliamo come sono composte le comunità, cioè i vegetali, da chi sono rappresentati, quanti ci sono, come si chiamano le specie, eccetera, sia questo sia nell'acqua che sul sedimento. Noi guardiamo tutti i livelli della catena alimentare, partendo dai batteri, dagli organismi di più piccole dimensioni, poi c'è il fitoplancton, tutti gli organismi vegetali, e poi ci sono i predatori. I predatori a diversi ordini di grandezza. I predatori sono lo zooplancton. C'è lo zooplancton di più piccole dimensioni che si chiama microzooplancton e poi c'è lo zooplancton di più grandi dimensioni che si chiama zooplancton, noi lo chiamiamo mesozooplancton di più grandi dimensioni. Ovviamente per campionare questo o quello si utilizzano sistemi diversi. Gli organismi di più piccole dimensioni vengono campionati con la bottiglia Niskin, mentre gli organismi di più grandi dimensioni con le reti perché riescono a raccoglierli più facilmente. Allora, oggi abbiamo fatto dei campionamenti periodici che facciamo ogni mese e riguardano il campionamento dei parametri relativi all'acqua in generale su una stazione che è la stazione C1, che è localizzata qui vicino, appena fuori al confine con la riserva marina di Miramare, ed è una stazione storica di campionamento, nel senso che la monitoriamo per diversi parametri da svariati anni. Quello che abbiamo fatto oggi è appunto il monitoraggio dell'acqua, quindi delle analisi chimico-fisiche dell'acqua, sia con sonda multiparametrica CTD, e quindi temperatura, ossigeno disciolto, salinità, conducibilità e altri parametri. Inoltre abbiamo campionato con le bottiglie Niskin e abbiamo campionato quindi parametri chimico-fisici, quindi nutrienti prevalentemente, ossigeno con un altro sistema di campionamento. Abbiamo campionato anche parametri ecologici, quali per esempio il fitoplancton, lo zooplancton, la comunità batterica. Il secondo punto di campionamento che abbiamo fatto oggi è relativo alla boa mambo, che è poco più in fuori, circa un 300 metri più al largo. Anche questa è una stazione di campionamento che ha dei sensori in continuo
e misura sia parametri meteomarini, quindi intensità e direzione del vento, temperatura dell'aria per esempio, ma anche a livello dell'acqua su più quote, salinità, temperatura, conducibilità, ossigeno in continuo. Addirittura i dati possono anche essere consultati nel sito internet dell'OGS come dati provenienti proprio dalla Boa Mambo. Visto che stiamo conducendo questo monitoraggio a lungo termine su diversi anni, si possono valutare eventualmente anche potenziali mutamenti climatici o inizio di cambiamenti climatici. Allora, questa è una bellissima storia che riguarda questa città, perché Trieste era molto legata all'impero austro-ungarico, necessariamente, quindi a Vienna. Vienna mh, mandava i suoi ricercatori, la sua università è un'università molto vecchia, un'università molto importante, mandava i suoi ricercatori a studiare biologia a Trieste, perché ovviamente c'era il mare a disposizione, c'era la possibilità di avere i pesci su cui fare gli esperimenti di fisiologia e quant'altro. C'era un albergo che si chiamava l'Albergo degli indagatori delle scienze del mare. Proprio erano questi austriaci che venivano qua e avevano bisogno di un punto d'appoggio, evidentemente una sorta di, diciamo, di casa dello studente ante litteram. E quindi è partita questa consapevolezza che ha portato all'istituzione dei primi centri di osservazione e di studio, la stazione di Sant'Andrea, da cui poi è nata l'università, il laboratorio di biologia marina, fino ad arrivare ad OGS. Devo avere a disposizione dei dati su serie temporali abbastanza lunghe, allora posso valutare il cambiamento, altrimenti faccio delle fotografie che mi dicono com'è la situazione in questo momento, però se non le relaziono a un passato anche piuttosto lontano, rimane una fotografia che non posso relazionarla a un evento di cambiamento globale. Invece se ho delle informazioni pregresse io posso valutare effettivamente se il cambiamento o la stranezza che vedo in un determinato momento è frutto di un cambiamento in atto o semplicemente è un caso o una situazione di quel momento specifico. In uno studio che abbiamo svolto attraverso un progetto europeo che si chiamava Balmas, che si è appena concluso, abbiamo analizzato le acque e i sedimenti di porti. Questo era proprio diretto alle specie aliene che potevano essere trasportate con le navi e abbiamo visto che effettivamente anche nei nostri porti c'è la presenza di alcune piccolissime specie aliene, qualche microalga, qualche piccolo organismo che vive nel sedimento, ma parliamo sempre di organismi molto piccoli. Non dobbiamo pensare alle specie aliene solo ai pesci o alle meduse, ma ci sono specie aliene e che sono quelle che ci preoccupano di più, che sono proprio di piccole dimensioni, quindi noi dobbiamo andare a campionare per capire e controllare se ci sono o se non ci sono. E ovviamente per sapere se ci sono dobbiamo avere la conoscenza di quello che è non alieno, quello che è autoctono, perché soltanto così possiamo dire questa specie c'era o non c'era. Le variazioni ci consentono di valutare quanto i cambiamenti climatici, la temperatura, ma non soltanto, anche l'acidificazione, ad esempio, che è uno dei problemi più importanti provocati da dall'effetto dell'uomo e dall'incremento di anidride carbonica di questi periodi, hanno anche sul mare, per cui noi cerchiamo di portare avanti questi studi che per il momento ci hanno dato delle grandissime informazioni di quello che succede.